Andiamo al punto numero 3. Dobbiamo sempre ricordare che il nostro mondo è un campo da gioco, nel quale si sta svolgendo una partita per noi umani determinante. In questa partita si scontrano forze che vogliono il nostro annientamento, con forze che invece vogliono portare l'umanità al risveglio del potenziale divino. Questo scontro esiste da sempre, anche se magari una parte dell'umanità attuale non ha nessuna conoscenza in merito e tantomeno ne ha consapevolezza. Nello scenario attuale è evidente che le forze nemiche cercheranno di utilizzare a loro vantaggio la situazione. Sta a noi invece volgerla al positivo e non lasciare spazio a quello che le forze nemiche vorrebbero realizzare. Vediamo di che cosa si tratta. La paura del contagio allontana le persone, crea sospetto e si grida all'untore. Al di là della paura, le stesse autorità ci chiedono di mantenere le distanze. Non ci si può incontrare, non si può star vicini, non si possono fare riunioni. Questo è lo scenario perfetto, per esempio, nel quale i governi potrebbero imporre delle vaccinazioni obbligatorie, oppure una serie di limitazioni alle libertà personali che probabilmente vanno ben al di là delle necessità di contenimento del contagio. Allora, se questa è la situazione in cui dobbiamo gioco forza vivere in questo momento, meditiamo anche qui sul fatto che è proprio in questo momento di limitazione della libertà che la nostra immaginazione, la nostra fantasia potrebbero invece produrre delle idee sorprendenti, delle soluzioni innovative ai problemi che siamo costretti ad affrontare. Da un altro punto di vista, bisogna sicuramente lottare per difendere le libertà che sono sempre più minacciate, come ad esempio quella di espressione, che di certo non crea problemi al contagio. Ad esempio, nello scenario italiano c'è già chi vuole impedire che certe opinioni vengano diffuse e vuole di conseguenza oscurare canali, siti vari sulla rete internet. A questo riguardo vorrei ricordare, anche se probabilmente è qualcosa di cui tutti già sanno, che le forze che oggi controllano i grandi canali di informazioni non sono forze amiche, per cui bisogna sempre prestare estrema attenzione nel valutare le informazioni che arrivano da questi canali. Quello che avviene infatti nella situazione attuale è che tutta l'informazione, quella definita oggi mainstream, tende a fare leva sulla paura, tende a mettere l'accento sempre solo sugli aspetti negativi, instigando continuamente stati di coscienza negativi nelle persone, che purtroppo diventano succubi di questo tipo di informazione. Spendiamo anche un punto sulle varie teorie che sono proliferate sulle cause del virus, ma non tanto per analizzarle, semplicemente per ricordare che non ci interessa cercare la causa, ma perché sul piano della sincronicità, che è quello da cui noi valutiamo le cose, causa ed effetto non esistono. Ciò che accade è sempre sincronico, non si può prendere in giro questa legge. Questo significa che se anche il virus fosse una creazione di laboratorio, come del resto è abbastanza probabile, il fatto che ora ci troviamo in una pandemia sul piano della sincronicità ha sicuramente dei significati. Se riusciamo a trovare questi significati, possiamo allora utilizzare questo mega evento per fare un balzo evolutivo in avanti. Naturalmente, se ci lasciamo prendere invece dalla paura e dall'angoscia, dalla paura per l'economia che seguirà alla cessazione del contagio, prevarranno dentro di noi le forze nemiche, che non porteranno certamente nulla di buono. Se questo succedesse in maggioranza, potremmo addirittura ricadere sulla linea temporale che stiamo cercando di sostituire, con effetti ovviamente catastrofici. Ovviamente noi contiamo di riuscire invece ad interpretare questo evento alla luce della sincronicità e trovare quindi le opportunità che ne possono nascere. Del resto questo potrebbe essere veramente l'occasione per ridisegnare da zero l'intera società mondiale,
A questo proposito vorrei ancora aggiungere un importante concetto che dovrebbe forse fare la differenza nell'ipotesi di ricostruzione di una società umana dalle basi. La scuola damanhuriana ha da sempre sostenuto che nell'epoca del risveglio umano il ruolo della donna, del femminile, sarebbe stato una cosa importante, fondamentale. Per questo motivo, tra le complesse operazioni della triade, una posizione particolare è stata occupata dalla fase definita il risveglio della divinità femminile. Anche questo tema verrà ulteriormente approfondito nella lezione 5, ma qui riportiamo più velocemente questo dato. Nel 2017, proprio nel momento di inizio del nuovo punto di attenzione divina, si arriva al compimento di 33 anni dall'operazione di risveglio della Dea, avvenuta appunto a metà degli anni Ottanta. E poi ripeto che parleremo più in specifico approfondendo questo tema nella lezione numero 5. Ma qui diciamo ancora che questo 33esimo anniversario dall'operazione fatta a metà anni 80 sanciva il momento nel quale il risveglio di questa forza sarebbe stato definitivo, quindi con inizio di conseguenze più significative anche nel nostro mondo fisico. Stiamo quindi dicendo che nella creazione della nuova società il femminile e la donna dovranno giocare un ruolo di primaria importanza. Questo concetto, portato tante volte da Falco nel suo insegnamento, è condiviso anche da diverse altre scuole e correnti spirituali nel mondo, per esempio da tutte quelle provenienti dal Sud America. E poi vorrei concludere la lezione di oggi con un pizzico di mistero, perché c'è un particolare fondamentale che probabilmente i cattivi di turno non conoscono ancora. Siamo in presenza di una pandemia, quindi di una malattia che per contagio si estende a tutto il mondo. Ecco, sulla malattia, argomento sul quale c'è da sempre una grande letteratura negli ambienti olistici, negli ambienti spirituali, però da pochi anni c'è un discorso che è completamente nuovo, che la riguarda. Un qualcosa che anche ad Amanor stiamo cercando di interpretare e di elaborare negli ultimi 6 anni, perché è un tema assolutamente nuovo anche per noi. Ed è un qualcosa che può forse fare una grande differenza, magari anche per quelle persone che muoiono in questo momento e muoiono purtroppo isolate in ospedale e che non possono nemmeno essere accompagnate nel loro ultimo viaggio dai loro cari, che è forse proprio l'aspetto più brutto di questo attuale scenario di pandemia. Bene, nella lezione numero 3 parleremo proprio di morte e reincarnazione per collegarci a questi temi, mentre nella lezione numero 6 andrò a sviscerare questo elemento misterioso nuovo che riguarda la malattia. Un saluto a tutti e arrivederci alla prossima lezione.